Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti, qui dalla radio sabato 26 luglio del 2025, obbligo di riscatto come sempre tutte le mattine vi tiene appunto compagnia anche in questo sabato di match di gara, visto che alle 13.30 il Milan torna in campo. Inizio salutando Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo rispolvero un grande classico, obbligo di riscatto e obbligo di like a questo video, quindi qua sotto cliccate il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivando anche la campanella per tutte le notifiche, se vi va potete anche abbonarvi a 2,99. Allora, mi ero dimenticato, lo sto scrivendo in diretta mentre ve lo dico perché altrimenti eccoci qua. Alle 16 vi ricordo che saremo in diretta con mister Emanuele Bottoni per una sorta di speciale stanze di Bottoni post partita, chiamatelo come volete, insomma, a pochi minuti dalla fine della partita tra Liverpool e Milan per fare un po' il punto della situazione sul campo, su quello che inizia a dirci appunto il campo vero e proprio e non il mercato. Mercato però, Henry, che mettiamo un No, secondino. Simo, piccola premessa. Ricordando che sono amichevoli, che lasciano il tempo che trovano, che è appena iniziata la preparazione, eccetera, 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 perché poi se no ogni volta qui se si perde e lo si dice non va bene, se si vince si è contenti, non va bene. Sono amichevoli, sì, ma il Milan gioca a pallone e commentiamo. Sì, gioca a pallone. A proposito di questo, vediamo anche velocemente la formazione. In realtà dovrebbe cambiare relativamente poco nella formazione, ovvero torna Maignan tra i pali, visto che insomma era atteso il suo ritorno e ci sarà. Uno dei difensori invece cambia, perché non c'è Pavlovic e quindi ci sarà Malik Ciao che si trasferisce a sinistra con Gabbia in mezzo. Il centrocampo rimane a 5, ma con l'ingresso di Yusuf Fofana al posto di Yunus Musa. Per il resto rimane uguale, sia i 4 di centrocampo insieme a lui che Leao e Pulisic là davanti. Vedremo se sarà così, come disegnato sulla carta, se sarà invece quella sorta di 5-4-1 che abbiamo visto anche con l'Arsenal molto più compatto, anche perché d'altra parte il Liverpool ha in porta Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Van Dijk e Kerkez in difesa, Gravenberch e Jones sono i due interni di centrocampo, Salah, Wirtz e Gakpo dietro a Darwin Nunez, più Salute. il resto della panchina che insomma Luis Diaz che è in partenza, ma Szoboszlai e Kitike, eccetera, eccetera. Vabbè. Sì, curioso Simo di capire se il buon Pervis Stupignan potrà avere dei minuti magari nel secondo tempo. È in panchina. Quindi dai, speriamo di iniziare a vederlo, iniziare a fargli conoscere un po' i compagni, ecco, sono piuttosto, diciamo non ansioso, però guarderò quello oggi, cioè sperando che possa esordire, che tipo di giocatore è, come si comporterà, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi aspetto di cercare, tra virgolette, non di limitare i danni, non so come dirti, di avere ancora compattezza come è stato con l'Arsenal, perché tanto in questo momento siamo alla ricerca più o meno di quello, cioè non tanto magari della proposizione di gioco, che insomma non mi immagino che dopo 3 giorni sarà scintillante rispetto alla partita con l'Arsenal. Bisogna crescere cercando di non prendere sbandate. Cioè facciamo Quindi, più che altro allenamenti, non dico difensivi, ma di compattezza, ecco, per provare a essere più solidi, inizialmente perlomeno. sai chi è solido, Henry? Sì, sì. Sì, Sì? sì, 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 Allora, possiamo dire ci sono tante cose che hanno solide. solidità. Sì. Una non la posso dire. Una è la convinzione di Ardon Viaggiari di dire sì al Milan e basta. Eh, Ok. E quindi quello l'abbiamo sempre detto, dichiarato, lui ha sempre detto più o meno tra le righe, ha sempre fatto sapere negli ultimi praticamente quasi 2 mesi. Siamo arrivati al giorno 44, credo, se non ricordo male, sì. sì, Oggi è il filato 6 con 44esimo adesso giorno. di 2. Mm. E quello ce lo siamo sempre portati a casa. La compattezza del Milan, la solidità del Milan c'è sempre stata, nel senso che ha individuato lui come obiettivo numero uno e più o meno ha sempre tenuto lui come obiettivo.
c'è stata anche la compattezza e la solidità del Bruges, che chiedeva 40 e alla fine, gira che ti rigira, se non arriverà a 40 il Milan, veramente pochissimo ci mancherà, perché questa riformulazione dell'offerta con i ormai celebri 35 di base fissa più 2-3 milioni di bonus per arrivare intorno ai 38, che in realtà erano già 38 qualche settimana fa, ma erano riformulati in maniera un po' diversa, dovrebbe arrivare poi una risposta del Bruges entro questo benedetto weekend. Weekend che peraltro per il Bruges pure di gara, visto che alle 18 di domani scendono in campo per la prima di campionato, quindi neanche una partita così, un'amichevole. Ci si aspetta una risposta, Henry, da parte del Bruges in questi ultimi 24-36 ore che ci restano di weekend, ancora davanti, e quindi che ti devo dire? Aspettiamo incrociando le dita, perché non possiamo fare nient'altro, sperando che questa formula possa piacere di più al Bruges, che questi 35 già certi, definiti, possano piacere di più al Bruges, che i 2-3 milioni di bonus semplici possano piacere tanto al Bruges, tanto da fare dire, vabbè, ormai sono praticamente 38, il ragazzo ha dimostrato che vuole andare lì, non si sta praticamente quasi allenando, ci perdiamo tutti, noi ci abbiamo perso un mese e mezzo, però quantomeno portiamo a casa il risultato tutti, loro i soldi, noi il giocatore. Il No, giocatore. ma infatti Simo, cioè dovesse esserci una sorta di esitazione, di attesa ulteriore, di tentennamento anche in quest'ultima modifica di offerta, cioè saremo veramente alle comiche della serie. Siamo qui da più di 40 giorni, 44 come dicevi tu, e 2 settimane e oltre che siamo fermi a 32,5 più 5,5 e nessuno fa mezzo passo. Arriviamo a un punto, c'è questa modifica, diventano praticamente 35 certi, 38 molto, Quasi. molto, molto probabili. Dai, il ragazzo vuole andare, non ha fatto le foto, non si allena, è quella, è quella, cioè basta, arriviamo a un dunque. Ecco, l'augurio è che questo weekend sia risolutivo in questo senso, anche perché sta finendo luglio e manca solo agosto e ci restano il terzino destro e la punta, che non è roba da niente. Quindi cerchiamo di chiudere luglio almeno anche con la mezzala. Il mio sogno, ve lo ricordate, era quello di avere anche il terzino destro entro la fine di luglio. Dovremmo farlo in agosto, va bene, però comunque almeno Yashari, che è il vero grande nome di mercato del Milan di questa sessione estiva, diventa rossonero. Ecco, la speranza è quella. Te lo giuro, se dovessero esserci altre pause, stop, attese, impazzisco, perché veramente non ne ho più di Credo questa tutti quanti. trattativa. Ecco, e quindi spero vada in porto. Sì, ma perché semplicemente rischia di perdere veramente tutto quanto tutti, cioè noi perdiamo un giocatore e abbiamo perso un mese e mezzo, loro perdono praticamente la valutazione che ne hanno fatto, sì, probabilmente sono 2 milioni che ballano al massimo, non di più. Il ragazzo ci perde l'opportunità di andare al Milan, perde settimane di preparazione e resta in un ambiente che comunque un po' ha rotto con lui e lui con l'ambiente, quindi insomma veramente ci perdiamo tutti. Mi auguro e spero che la buona volontà di tutti e la logica permetta questa settimana o meglio, questo weekend di chiudere questa estenuante trattativa con il Bruges e di portare a casa questo giocatore. Poi mi rendo conto anche che il Bruges ha chiesto 40 e 40 noi non siamo arrivati. Ok? Però Sì. mi rendo anche conto che 40 milioni perdono gli Agiari sono una cifra veramente importante e 38 è molto importante pari. Cioè non è Sì, che non è che cioè, hanno chiesto 40 e sei ancora 22 più bonus, cioè hanno chiesto 40 e sei a 38. Sei lì praticamente. Comunque loro sono la nostra nemesi sul mercato, eh? Per come Sì, conduciamo noi le operazioni, che facciamo rilancini, perdiamo mesi, cioè, loro sono esattamente il nostro antagonista principale proprio. sì, sì, sono Vabbè, i villain del calciomercato del Milan degli ultimi 2-3 sì, anni. sì. No, per il fatto che non crollano mai, non Mm. vengono mai incontro, cioè, è esattamente quello che a noi dà più fastidio.
Va bene, detto questo, ci sono anche opzioni in uscita, Henry, perché la Direi. rosa va ancora sfoltita e va un po' risistemata. Ci sono 2 giocatori oggi parliamo di 2 in particolare, anche perché tanto per Guela 2 non possiamo dire nient'altro che, siamo ancora distanti e quindi E a vis soprattutto mi sembra un weekend improntato a Ardon Yashari più che a quella sì. 2. Sì. Chi si penserà dopo Yajari, cioè in un modo o nell'altro sarà dopo il sì o il no del Bruges. Però, insomma, tanto ci sarà ancora tempo perché la distanza è ancora importante con lo Strasburgo. Detto questo, come detto, parliamo un attimo di uscite. C'è un interessamento dell'Alcazia per Adli. Ah, Mm. Per ora tiepido. mh. Quindi la lasciamo sullo sfondo, c'è questo interessamento, registriamo il fatto che ci sia, però ancora trattativa in essere vera e propria non c'è ancora, o meglio c'è stato semplicemente un abbozzo, soprattutto col giocatore, per capire se c'è la disponibilità per andare. Tiepido. A proposito di interessamenti, ancora sirene turche per Pavlovic. Dopo l'inverno, scusate, con la possibilità concreta che aveva Pavlovic di andare in Turchia, sponda Fener, ancora Club Turchi alla finestra per Pavlovic. Il Milan, come per tutti gli altri centrali, insomma, non è che ha dei muri insormontabili per i propri difensori centrali. Insomma, se arriva l'offerta giusta, accetta e poi reinveste per prendere un altro centrale e chiudere la batteria con un altro. Eh sì, ma a gusto personale Pavlovic è il primo dei 4 che cederei. Poi capisco che invece per altri è il più "incedibile" tra virgolette dei 4 perché nell'ultima stagione è stato quello che ha lasciato un po' più di cuore e sudore sul campo volendo, no, al tecnico tattico ha delle lacune pesantissime rispetto agli altri, molto più gravi. A volte ha fatto dei recuperi, dei salvataggi, delle chiusure alla disperata sui suoi stessi errori. Quindi dei 4 personalmente io, è il primo che cederei. Bisogna capire se poi questi interessi si concretizzano, perché siam sempre lì. Sono interessi, diventano offerte concrete è un altro discorso. E anche se il calciatore vuole andare, perché già in inverno non aveva tutta questa voglia di andare al Fenerbahce. Quindi Vedremo. non c'è tutta questa, diciamo così, apertura per ora verso il campionato turco. Non so se il Milan farà le stesse mosse che ha fatto con altri, cioè di forzare un Li po' la metterà mano. alla porta. Non lo so, onestamente, però vedremo nel prossimo futuro, visto che questi interessamenti ci sono, era giusto registrarli e raccontarveli. Harry, noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Ci Sì, ritroviamo, come detto, alle 16 in diretta. Sarò io, il mister Emanuele Bottoni, a parlarvi una Giroud. mezz'oretta, proprio lui, una mezz'oretta di un pochino dell'art di Milan Arsenal, perché il mister l'ha preparata un po' quello che abbiamo fatto, e vedremo se sarà confermato anche il Liverpool-Milan. Commenteremo live la partita pochi minuti dopo la fine della gara stessa e dei rigori, che insomma vivremo anche oggi, visto che è lo stesso torneo. Dopo la fine della partita, in pratica, pochi minuti dopo, saremo in diretta con la stanza di bottoni speciale post partita. Henry, Ciao, non dimenticatevi domattina esce la mattina al mercato, verrà sostituito bene, lo scoprirete appunto domattina. Chissà se ha venduto bene nella sua bancarella. Ciao. ciao.